Questo episodio di Monday Night Raw si apre con il campione del mondo dei pesi massimi, il ring general Gunther, che dice a Finn Balor che ha commesso un grande errore settimana scorsa, però ora ha la sua attenzione. Però a Saturday Night's Main Event non finirà nello stesso modo di Survivor Series, ma viene interrotto dal Judgment Day e Finn Balor dice che finalmente ha ricevuto l'opportunità che meritava, non come Dominic Mysterio, e che l'unica ragione per cui Gunther è campione è proprio Finn Balor. Ma Gunther deve stare sicuro, perché non finirà come Survivor Series, perché a Survivor Series Gunther se n'è andato da campione. Grazie a lui, invece a Saturday Night's Main Event Gunther perderà il titolo proprio per colpa sua e finalmente dopo 8 anni Finn Balor sarà di nuovo campione del mondo. Gunther riprende la parola dicendo che Finn Balor questa opportunità manco la meritava, ma lui gliel'ha concessa lo stesso, ma il ring general lo rispetta, perché 8 anni fa Balor divenne il primo campione universale della storia, ma poi dopo quella parentesi ha iniziato a perdere il suo rispetto perché ha scelto di prendere scorciatoie, ha scelto di entrare nel Judgment Day e ha scelto di stare nell'ombra di Damian Priest. 8 anni fa Finn Balor era il migliore del mondo, ma lo è stato soltanto per una notte, mentre lui ora è il migliore del mondo e lo sarà fino alla fine dei suoi giorni. E c'è soltanto una ragione se Finn Balor non lascerà Saturday Night's Main Event come campione del mondo, perché lui non è a livello di Gunther e mai lo sarà. E mentre il Judgment Day prepara l'attacco è arrivato Damian Priest a mettere tutti fuori dai giochi e sembrava quasi fare squadra con il ring general, ma quest'ultimo lo colpisce e Balor, grazie anche alla superiorità numerica, riesce ad avere l'ultima parola stendendo prima Gunther con una coup de grace all'apron e poi Damian Priest con altre 3 coup de grace, alzando al cielo il titolo del mondo dei pesi massimi. Adam Pearce va dal Judgment Day dicendo che ha parlato con Gunther e che dopo l'ennesimo casino creato da quest'ultimi, il match per Saturday Night's Main Event ha subito una piccola modifica, perché il match per il titolo mondiale dei pesi massimi tra Gunther e Finn Balor diventerà un triple threat con l'aggiunta di Damian Priest. E poi settimana prossima a Raw Finn Balor e JD McDonagh difenderanno i titoli di coppia di nuovo contro i War Raiders, ma tutto il Judgment Day sarà bannato da bordo ring. Poi abbiamo visto l'Eight Man Tag Team Match tra il Final Testament e The Miz contro la Wyatt Six. Vabbè, match carino, incasinato come dovrebbe, con Nikki Cross che ha attaccato Scarlett, ma poi mentre Bo Dallas imprigionava The Miz nella Mandible Claw arriva Paul Ellering che gli butta il sale, la farina, quel che sia negli occhi e Karrion Kross lo schiena, portando la vittoria al Final Testament. Beh ragazzi, non me ne fregava già prima della Wyatt Six, immaginate ora. Jackie Redmond chiede a CM Punk qual è questo fatidico favore che chiederà Paul Heyman, ma non è questo il momento di parlarne. E quindi Jackie gli chiede cosa succederà tra lui e Seth Rollins e Punk gli dice che è una storia molto lunga e complicata, perché quando Rollins aveva 16 anni andò da CM Punk e gli chiese di allenarlo e tutto questo gratis e Rollins è diventato uno dei migliori 10 di sempre, ma qualche tempo fa lui era nella top 10 di quelli che rischiavano il licenziamento e Punk l'ha protetto e infatti Rollins ha vinto il Money in the Bank ed è diventato più volte campione del mondo. Però Punk tutto questo l'ha fatto prima che Rollins arrivasse in WWE e lui ha apprezzato veramente tutto quello che ha fatto Rollins, ma ora che la vera star è tornata è il momento che Seth si siede in panchina. Siamo tornati all'azione con il match tra Dakota Kai e la campionessa mondiale femminile Liv Morgan, vinto da quest'ultima con l'Oblivion grazie all'intervento delle Pure Fusion Collector, e dopo il match le Pure Fusion attaccano Dakota Kai che viene salvata dall'arrivo delle Damage Control, ma Liv Morgan colpisce la sua sfidante per Saturday Night's Main Event Io Sky con l'Oblivion. Drew McIntyre dice che l'Hell in a Cell contro Punk di Bad Blood è stato il match più violento della sua carriera lunga 24 anni e dopo tutto quel sangue perso lo Scottish Warrior, proprio come dice il nome, è tornato in Scozia perché la sua famiglia aveva bisogno di lui e il 2024 è stato un anno in cui ha subito solo imbrogli e fregature, ma la scintilla si è accesa a Survivor Series quando ha visto CM Punk, Jimmy Uso, Jey Uso e Sami Zayn fare squadra con Roman Reigns, come se in tutti quest'anni nulla fosse successo. Perciò lui è tornato settimana scorsa e ha attaccato prima Jay e poi Sami Zayn, perché lui non può cambiare il passato, ma può cambiare il presente e cambierà il futuro. Siamo tornati sul ring con Seth Rollins e dice che CM Punk quando si ritirerà dal ring sicuramente avrà una buona carriera
carriera politica e che nell'intervista che abbiamo visto prima c'era soltanto un po' di verità, proprio come la sua intera vita, e che se noi vogliamo la verità sul rapporto tra Rollins e Punk, allora il visionario adesso ce la dirà. Ed è vero che lui ha chiesto a Punk di allenarlo, che era il migliore al mondo, che lui era il suo idolo, che è stato anche grazie a lui si è messo piede in WWE, che lo rispetta e che i due sono amici. E tutto questo odio tra i due nasce perché quando 11 anni fa Punk lasciò la WWE, Rollins l'ha chiamato e scritto più volte perché erano veramente amici, ma Punk a sua volta non gli ha mai risposto. E lui sa che tutto quello che vuole CM Punk da qui a 10 anni è distruggere la WWE e guadagnare tanti soldi. Lui lo idolatrava, ma ha capito che Punk è un imbroglione e lui voleva diventare ed è diventato un migliore di Punk, e tutto quello che il Best in the World ha fatto, Rollins l'ha fatto per 2 volte, e ha fatto anche una cosa che CM Punk non farà mai: un main event di WrestleMania. E il visionario viene interrotto dall'arrivo di Sami Zayn e Rollins subito gli dice che se è qui per difendere di nuovo CM Punk possono tranquillamente lottare, ma Zayn si scusa con Rollins perché settimana scorsa erano entrambi arrabbiati, e si scusa anche perché credeva fosse stato lui ad attaccare Jay, invece era stato McIntyre. E Sami dice a Rollins che non entrerà più nelle cose che Seth ha con Punk e gli chiede se ora tra i due le cose si sono sistemate, e Rollins gli dice di sì, e gli dice anche che apprezza il fatto che Sami si tolga da mezzo dei loro affari, ma ora lui il problema ce l'ha con McIntyre. E Sami Zayn lancia la sfida a Drew McIntyre per Saturday Night's Main Event, e il guerriero scozzese, mentre Zayn sta per andarsene, lo attacca alle spalle. Siamo tornati all'azione con il triple threat per il primo round del torneo per il titolo intercontinentale femminile tra Ivy Nile, Zelina Vega e Lyra Valkyria, e dopo un bel match a vincere e passare al prossimo turno è proprio Lyra Valkyria. Il New Day, intervistato nel backstage, dice che è meglio se le cose le dicono davanti ai fan sul ring, e Woods ruba anche una telecamera. Give me the camera. Look, I don't care if you're John Cena's little friend. Give me the damn camera. Give me the camera. Give him the camera. Ma una volta arrivati sul ring non riescono neanche a dire una parola. Ma è arrivato finalmente il momento del main event, il match dove tutto è concesso tra Rhea Ripley e Raquel Rodriguez. Era partita come una bella rissa, con gli oggetti un po' in giro per l'arena, e poi però è finita con la solita merdata che mi ha proprio frantumato le palle, con Liv Morgan che arriva, poi Io Sky salva tutto e Rhea Ripley vince. Poi però dopo il match Io Sky e Rhea Ripley si contendono il titolo. Sì, però basta. Comunque è stata una bella puntata tutto sommato, con tante cose che alla fine sono state aggiunte a Saturday Night's Main Event, come il match tra Sami e Drew McIntyre, ma soprattutto l'aggiunta di Damian Priest al match titolato tra Gunther e Finn Balor. Me lo aspettavo più in là, con magari Priest che interveniva sabato sera, invece molto ma molto meglio così, almeno lo vediamo subito e non vediamo lo stesso replay. Io ovviamente vi invito a farmi sapere se vi è piaciuta questa puntata di Raw, e vi raccomando di lasciare un like e un commento, di seguirmi su Instagram e TikTok e di iscrivervi qui su YouTube. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!